Ciao amici e amiche del segno del cancro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dall'11 al 17 maggio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli, i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo a vedere innanzitutto le energie principali che vi possono aiutare a capire come andrà la settimana, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, le relazioni, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo questo bellissimo anello, molto interessante perché porta unione, accordo, impegni che vengono rispettati. Una settimana che può iniziare in un modo abbastanza movimentato e frenetico, però positivo. Positivo, io direi che essendoci la carta del cane, soprattutto per le relazioni, quelle più importanti di amicizia, forse anche famiglia, qualcuno di molto stretto, che può darvi sostegno, aiuto, anche un conforto e questo però potrebbe riferirsi anche a voi, nel senso che vi sta dicendo che in alcune circostanze bisogna avere un po' di pazienza e continuare ad andare avanti con fiducia e costanza. Anche perché i risultati potreste vederli immediatamente, soprattutto nel prossimo futuro, perché la stella, essendo una carta, è vero, positiva, lo è principalmente per i sogni, i desideri, le cose che vogliamo realizzare successivamente, però già nel corso della settimana possono esserci delle cose interessanti riguardo a degli obiettivi raggiunti, a maggior ispirazione e ottimismo, qualche evento felice e anche porta una bella carica di rinnovamento. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono principalmente quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno e anche un po' quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore e relazioni. Amore e relazioni, coppia single, ovvio chi non è interessato o anche chi vuole sapere riguardo amicizia, famiglia, potete ascoltare. Ovviamente dovete adattare le varie cose che andrò a dire, perché queste carte ci portano alcune situazioni che possono essere e sembrare un po' in tensione, oppure che c'è qualcosa che non va. Infatti l'aconito, ci può parlare purtroppo, ahimè, o di, una ferita che non è pienamente rimarginata per un qualcosa che è successo precedentemente. Qualcosa potrebbe succedere anche nel corso della settimana. Può essere a volte anche un po' di tensione, sapete quelle cose dette che poi ci si pente, un'offesa, un'insidia, una prevaricazione, anche gelosia, quindi un po' di astio, che, insomma è passeggero, questo è vero perché comunque abbiamo delle carte abbastanza, positive, tipo il Giglio, che porta pacificazione e risoluzione. Però parte della settimana un qualcosina che non va, bisogna, osservarla attentamente. Magari qualcuno è fermo un po' troppo nelle proprie idee, nelle proprie posizioni, oppure magari avere un atteggiamento che non vi piace tanto e non è proprio positivo alla coppia stessa. Questo può riflettersi anche in un'amicizia o anche un familiare. Per i single cosa vogliono dirvi? Che io spero che non abbiate a che fare con un narciso, nel senso una persona narcisista, perché non è tanto bello come cosa, però effettivamente queste carte appunto vi stanno dicendo che forse
un evento o un atteggiamento potrebbe favorire il distacco e l'allontanamento o comunque da parte vostra maggiore comprensione. Per quanto magari ci possa essere, una riappacificazione, un qualcosa di positivo, forse è una fase passeggera. Ricordo che le vostre energie principali sono molto favorevoli per attuare un qualcosa in questo momento e, che sia molto positivo per il vostro futuro, anche secondo, quanto dice proprio questa carta, per, recuperare la vostra vita, affettiva, relazionale e amorosa, andando avanti, andando oltre. È ovvio che, per dover di cronaca lo devo dire, questa è una carta di ritorno di fiamma, di, qualcuno che magari potrebbe chiedervi scusa, direi di capire un po' tutti i pregressi e vedere se c'è effettivamente la possibilità di procedere nel modo giusto d'ora in avanti. Ovviamente, diciamo, consiglio di fare attenzione in qualsiasi circostanza. Per le questioni più pratiche, cosa dobbiamo attenzionare? Effettivamente la carta del ladro non è positiva, purtroppo, perché spesso fa riferimento a un furto, a un inganno, a una truffa e quindi consiglio di fare attenzione. Non voglio assolutamente spaventare. Io, diciamo, purtroppo mi attengo a quello che, dicono le carte e ricordo che non tutti viviamo la stessa situazione. Magari può fare riferimento a qualcuno che sta rubando la nostra energia, nel senso che diamo aiuto, sostegno, ci impegniamo nei confronti di una persona o anche di un lavoro, qualcosa che stiamo facendo, però magari ci accorgiamo che stiamo perdendo tempo, oppure ci stiamo dedicando un po' troppo a qualcosa o a qualcuno. Invece per altri aspetti può indicare magari una persona che prende un impegno nei vostri confronti e all'ultimo si dà di nebbia, oppure esserci delle incomprensioni, delle liti, delle discussioni. E allora ecco, in queste circostanze loro vi dicono di fare attenzione. È vero che la parte principale, più interessante, è proprio la parte della fortuna, della sorpresa, di un qualcosa che si evolve in senso positivo. Quindi alcune cose potete intercettarle immediatamente, disinnescarle, eliminarle, risolverle, superarle, nel miglior modo possibile. Queste sono anche carte positive che possono indicare collaborazione, intesa, qualcosa che soprattutto se state pensando in futuro, nuovi investimenti, di cambiare qualcosa a livello lavorativo, anche a livello personale che vi faccia stare meglio, ovviamente possono saltar fuori delle opportunità interessanti, anche per chi è in cerca di lavoro, perché questa è molto positiva per un cambiamento rapido, per delle speranze che si possono realizzare, ovvio anche per soluzioni di vari problemi, ma vi sta dicendo di impegnarvi, di aver volontà e determinazione e sicuramente riuscirete a realizzare grandi cose. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!